Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a provare il kit di Shein per fare delle mollettine per i capelli decorate con la tecnica del decoden. Non so se la conoscete, ma è quella tecnica dove appunto si fa una decorazione a mo' di dolcetto, quindi con della panna finta e poi si applicano dei cabochon, delle decorazioni ed è molto carina. Si fa veramente da tantissimo tempo. Io infatti quasi 10 anni fa, credo, avevo iniziato e si può decorare veramente di tutto ed è una cosa che mi piaceva tantissimo. Ci ho fatto i portafoto, le scatoline, i cofanetti, infatti voglio ricominciare a farli perché era una cosa che mi piaceva tanto, è super rilassante e poi gli oggettini vengono veramente super graziosi. Quindi fatemi sapere poi nei commenti se vi piacerà riavere qualche oggettino di questo in shop. Comunque io ne metterò qualcuno, così vediamo se vi piacciono. In questo kit abbiamo delle mollettine, 6 mollettine in totale, che sono fatte così, quindi a clip, però hanno sopra questa specie di biscottino più rigido e si piega solo la mollettina sotto, quindi sono molto azzeccate per questa tecnica. Poi abbiamo la panna finta, questo è tutto un kit che è sui toni del lilla, però ce n'erano di diverse colorazioni. Questa è la cremina, che non sapremo mai che cosa c'è scritto, però ne ho prese tantissime di tutti i colori, l'ho presa rosa, nera, bianca e poi ne ho presa anche un'altra azzurra, così non ho trascurato nessun colore, forse mi manca quella giallina, però piano piano le prenderò tutte. E questa lilla la utilizzerò in questo caso proprio con il suo kit. Poi abbiamo delle perline così semplici. Poi c'è un kit di cabochon un po' kawaii, super carini devo dire, tipo biscottini, caramelline, adesso li vediamo uno a uno e sono proprio le decorazioni principali. Queste assieme alle perline e alla panna e comporremo le nostre mollettine super kawaii, super pucciosette. Adesso andiamo ad aprire il pacchetto, ce n'è veramente tanti. Comunque si possono utilizzare e infatti farò così per fare le mie, quelle anche che facciamo noi in resina. C'è un cupcake, molto carini devo dire, una ciambellina, guardate che bella, super carini, super kawaii, un biscottino con un coniglietto, ecco così vedete meglio, poi un altro biscottino con un altro coniglietto, questo ce ne sono due uguali, poi abbiamo una nuvoletta, una caramella semplicissima, un altro biscottino con un gattino, questo è veramente adorabile, un gelatino, sempre coi toni un po' simili a quelli del cupcake, una stellina, un biscottino con un grappoletto d'uva, questo è super cute, e poi infine un biscottino semplice, tipo quelli farciti, tutto viola. Quindi questo è tutto il materiale che c'era dentro al kit, quindi mollettine, cabochon, perline e tutto l'occorrente, insomma la cremina. E ci possiamo fare più o meno un po' di idee su come posizionare i nostri cabochon. Di solito si fa così, soprattutto quando si fanno cover, comunque cose molto grosse che hanno tante decorazioni, oppure si può andare a sentimento, come ci piace di più fare. Io preferisco farmi un po' un'idea, però poi spesso vado così in freestyle e mi decoro insomma un po' come mi piace in quel momento. Questi sono i nostri cabochon, di sicuro di grossi ce ne andranno due, al massimo col terzo piccolino al centro, quindi mi sono fatta un po' un'idea. La cremina si presenta così, a mo' di dentifricio praticamente, comodissima, ha il suo sigillo, quindi lo andiamo a rimuovere ed eccola qua. Sembra bella densa. Vado a mettere il beccuccio, che è praticamente una punta di sacca a poscia a stella, però la cosa bella è che si avvita alla nostra cremina e andiamo a iniziare a metterla nelle nostre pinzette. Si possono fare ciuffetti, si possono fare diverse forme. Io faccio questa qua zig zag che mi piace parecchio
però se ne possono fare veramente di tantissimi disegni e composizioni. Alla fine, essendo molto densa, bisogna fare un movimento, ecco, un pochino veloce, così il ricciolo non si allunga troppo. Questa qua ho deciso di farla un po' a mo' di glassa, perché in realtà si può anche utilizzare a mo' di glassa, quindi non sto lì a stare attenta a come la metto. Ne metto giusto un pochino, non troppa, e poi con una spatolina la vado a spalmare, un po' come se fosse una Nutella, ecco, una crema spalmabile sul nostro biscottino. E adesso faccio l'ultima con tipo una sorta di cuoricini, e comunque l'effetto poi sarà veramente carino, anche perché per la maggior parte naturalmente del disegno in questo caso verrà coperto dalle decorazioni, però si possono fare anche poche decorazioni e lasciare visibile molta parte con la panna appunto finta, che è anche molto carino secondo me, perché è veramente realistica, la trovo ottima questa cremina finta, veramente bella. In questo ho deciso di metterci il biscottino con l'uva che è carinissimo e un gelatino, e al centro metto le perline, queste qua super carine che arricchiscono. Si possono mettere anche dei glitter, si possono mettere anche i flakes, quelli là per la resina, che magari hanno le forme tipo i cuoricini, le stelline, sono carini. E al centro metto la stellina viola che ci entra perfetta perfetta. Sto attenta sempre a non far disastri, perché se tutto è possibile, quindi bisogna stare un pochino attenti, però c'è da prenderci di nuovo un pochino la mano, però è veramente divertente come attività, appunto molto ricreativa. In questo metto il biscottino coniglietto e poi andiamo a mettere questo qui, la ciambellina. Guardate che carini, sono veramente un amore, sono velocissimi da fare e sono super graziosi. E poi naturalmente vedremo poi da asciutta la resa, come sembra, però già mi piace veramente tanto questa cremina, questa panna finta colorata. A parte che ci sono dei colori bellissimi, tutti pastellosi, ma c'è anche tipo la nera, c'era la rossa e anche marrone tipo cioccolato. Ci sono veramente tutti i colori, ce n'è anche di diverse marche, perché poi questa qui con la scritta in cinese, ma ce n'è altre uguali, e praticamente cambia solo il packaging, quindi magari se vi piacerà questo format in futuro ne possiamo provare altre. E questa qui la faccio così, con il biscottino, il cupcake e le perline. Però al centro, ecco, ci metto una bella caramella, guardate che carino. A me piace farli così belli ricchi, belli pacioccosi, pieni di cose, e li trovo veramente super carini. Adesso sono belli asciutti e pronti, guardate che belli. La cremina è rimasta lucida, ha mantenuto perfettamente la sua forma, le cose non si sono spostate, non è colata, veramente un'ottima cremina. E guardate il risultato, sono stupendi secondo me, veramente bellissimi, dolcissimi, super kawaii e super stilosi. Quindi ne farò sicuramente degli altri con le mollettine che avevo comprato la volta passata e metterò le mie creazioni in resina e che avevo insomma preparato un pochino in queste settimane per decorare appunto le mollettine. Devo dire che mi sono trovata benissimo con queste cremine, sono comode perché hanno appunto il tappo invece di mettere il silicone nella sacca a poche che poi comunque un po' si asciuga e un pochino più difficoltoso, diciamo. Magari si risparmia un po' perché a farli da soli, magari se volete vi faccio anche un tutorial su come fare le cremine da soli, però secondo me questa qua è un'ottima soluzione, soprattutto se siete all'inizio, volete provare, volete così magari decorare oggettini piccoli, quindi non ne consumate tanta tutto in una volta, secondo me super promossa. Questo kit è divertentissimo e per un primo approccio lo trovo veramente ottimo perché non serve nient'altro a parte quello che c'è nel kit.
Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, se ne volete altri di questo format. A me piace veramente tanto questa tecnica, quindi probabilmente qualche altro video lo farò. Però fatemi sapere sempre se ne volete altri, volete che decoriamo qualcosa in particolare. E vi ringrazio sempre tanto per aver visto il video e per tutto il supporto che mi date, i like, i commentini e per chi deciderà di iscriversi al canale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!